Tutta questa storia comincia con un errore, ma forse tutte le storie iniziano con un errore, perché se non ci fosse un malfunzionamento, una anomalia nel sistema, niente si muoverebbe. E le storie sono movimento. Una storia, proprio come un treno, a un certo punto deve partire. E questa storia inizia proprio con un treno o con un furgone. Cambia poco. Quello che conta è che questo mezzo trasporta libri, destinati ad una piccola libreria indipendente di una città di provincia affacciata sul mare. E in questa stessa libreria una madre acquista uno di questi libri per i suoi figli di 6 e 9 anni, io e mio fratello. Solo che questo libro è stato comprato quasi per errore perché era diverso da come si immaginava. Perché a un certo punto, a metà della pagina, il narratore si interrompe e dice: adesso continua tu. In questa storia il protagonista sei tu. Come continuerà il viaggio? Girerai a sinistra, scendendo lungo il fiume, o a destra, dentro la grotta? Fai le tue scelte e affronta le conseguenze. A quel punto io e Andrea ci guardammo stupiti, meravigliati, come se avessimo sorpreso Babbo Natale in salotto la notte del 24. Veramente potevamo vivere questa storia, farla nostra, decidere. Da quel giorno, da quel primo libro game, non eravamo più solo fratelli, ma compagni di gioco, creatori di mondi. Da allora ci siamo sempre di più inoltrati nel mondo delle narrative immersive, delle esperienze interattive, o, con termine più del gergo, lo storytelling co-creativo, le narrative decentrate. Ne esistono tanti, di molti tipi, questa sera ve ne presenterò uno, ma tutti sono affluenti di un unico fiume, che chiamiamo participatory culture, la cultura della partecipazione. È di questo che vi voglio parlare oggi, di come il modo migliore per essere immortali sia vivere tante storie, attraversare tanti mondi. Questo per dire che forse possiamo essere un po' più protagonisti di quello che diciamo, di quello che viviamo. C'è da pensare questa cosa, prima di entrare nel vivo, farci questa confessione tra di noi. Gli esseri umani non sono ascoltatori passivi di storie. Non esiste un ascoltatore puro che si limita a ricevere le informazioni che gli dà un narratore. Noi esseri umani, per fortuna, non siamo capaci di ascoltare storie senza proiettarci dentro queste storie. Di fatto, le storie ci piacciono per due motivi. Primo, perché ci portano fuori in altri mondi, in luoghi che non abbiamo mai visitato. Secondo, quando una storia è fatta bene, ci mette nella situazione subito, con due parole. Se per esempio un narratore, un bravo narratore ci dice «ero sul mare in tempesta», noi subito immaginiamo l'aria fredda, gli schizzi d'acqua. E quando una storia ci piace, che facciamo? La indossiamo, la facciamo nostra, la raccontiamo. E se vogliamo raccontarla bene, ci piace che chi ci ascolta si senta lì, col vento freddo, con gli schizzi d'acqua in faccia. Vedete, si dice che le storie non sono di chi le racconta, ma di chi le ascolta. Secondo me non è vero neanche questo. Le storie sono di chi le vive. E vivere le storie è sempre stata una mia grande passione. Insieme al mio gruppo, la Chaos League, facciamo questo da tanti anni. Creiamo mondi temporaneamente abitabili. Sono stato un esploratore nel deserto del Sahara, sono stato uno studente di una università americana prestigiosa e intrisa di misteri. Ma sono stato anche un astronauta che voleva salvare il suo pianeta. E grazie al LARP, Live Action Roleplay, i giochi di ruolo dal vivo, non l'ho fatto da solo, ma l'ho fatto con migliaia di persone, provenienti da più di 50 paesi in giro per il mondo. Studenti, disoccupati, influencer, rider, avvocati, persone di tutti i tipi, di tutti i generi, di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali. Questi siamo noi. Deserto del Sahara, anno 1934, in verità 2023. Siamo alla ricerca della misteriosa città di Zerzura. Questo è il nostro hotel, le tende dove dormivamo, sotto il cielo, sotto le stelle della Tunisia. E questi siamo noi, di giorno che studiamo le carte, che cerchiamo la direzione giusta. Oppure potremmo essere studenti della prestigiosa e immaginaria Miskatonic University, Stati Uniti d'America, anno 1924. I professori, gli studenti, le lezioni, i misteri.
ma anche i momenti più leggeri, gli scherzi con i compagni di classe e perché no, il ballo di fine anno. Oppure potremmo essere astronauti. Missione Eclipse, anno 2059. La Terra è perduta e noi siamo l'ultima speranza. Ma oltre a queste grandi narrative, a queste epopee epiche, c'è anche spazio per i sentimenti più intimi, più personali. Questi che vedete sono un gruppo di amici, nella finzione, ma che diventeranno forse amici anche nella realtà una volta che l'esperienza finisce. Siamo a metà tra gli anni 80 e 90. Un gruppo di amici si rincontra, dopo 20 anni, per fare il bilancio su quello che è successo, su come sono cambiati, ridere, piangere, ritrovarsi e tornare a casa cambiati. Ecco, con queste foto ho cercato di darvi un po' un esempio, una carrellata di quello che può fare l'ARP, ma se dovessi spiegarvelo con le parole più semplici possibili, cosa facciamo? Scegliamo un luogo, inventiamo una storia, allestiamo quel luogo, scriviamo dei personaggi e poi ce li assegniamo, però non sono personaggi come a teatro, come al cinema, non hanno un copione. La storia non è prefissata, non c'è un pubblico. Lo facciamo per noi, improvvisiamo, come da ragazzini, facciamo finta che. Solo che lo facciamo con la mente, il cuore, la profondità di un gruppo di adulti. Vi ricordate quando vi ho parlato di un'intera galassia della partecipazione? Ecco, non siamo gli unici a farlo. Se pensate alla realtà virtuale, ai videogame, alle escape room, ai LARP, sono tutte parte di queste narrative partecipative che piacciono molto perché ci trasformano. Grazie al potere della maschera, noi cambiamo il nostro modo di essere, le gerarchie, ci gustiamo il potere sovversivo delle storie, che quando sono buone possono cambiare la realtà, con una sola frase, con un cambio di prospettiva. Immaginate, per esempio, di essere timidi e di dover interpretare un capovillaggio. Allora dovrete parlare in pubblico, prendere decisioni per tutti quanti e nel farlo magari scoprireste cose su di voi che nemmeno immaginate. Sareste sorpresi e magari un po' di questa scoperta ve la porterete con voi nella vita di tutti i giorni. Perché non c'è niente che ci mette a nudo meglio delle maschere che indossiamo. E in questo caso le maschere sono le navi che usiamo per navigare questi fiumi delle storie. Un'altra cosa importante è il tempo di esposizione. Alcune di queste esperienze che vi ho raccontato durano anche 3, 4, 5 giorni. Immaginate la potenza nella immersione, nella immedesimazione in un mondo così ben ricostruito per un periodo così lungo. Vi è mai capitato di giocare senza interruzione per 3, 4, 5 giorni di fila? Probabilmente no. In passato queste occasioni erano le visite agli oracoli, i rituali, i misteri del teatro greco. Ma oggi, nella nostra vita, dove sono queste occasioni di trascendere la realtà? Ecco, in questo lo storytelling, il LARP sono strumenti molto potenti, perché una volta che finiscono, ci fanno portare con noi una scintilla dei mondi che abbiamo vissuto. Perché in fondo si tratta di uscire anche, diciamolo, dal mondo reale per entrare in un mondo virtuale, in una zona di mezzo dove la realtà e la fantasia si incontrano, perché le storie sono fittizie, lo so bene, le abbiamo create noi, ma le persone, le loro emozioni sono reali, perché dietro la maschera ci siamo sempre noi, per fortuna, la realtà ci recupera sempre. Noi abbiamo bisogno di restare ancorati alla realtà, però la realtà ha bisogno di nutrirsi di storie e noi stessi lo facciamo. Ogni volta che raccontate un sogno, che fate progetti per il futuro, che raccontate un aneddoto, ogni volta che vi sedete concentrati a scrivere un film, un romanzo, una canzone, dove siamo? Possiamo dire di essere nella realtà così come comunemente la intendiamo? O forse siamo scivolati, magari senza rendercene conto, ancora una volta in quel mondo dove la realtà si unisce alla fantasia. E attenzione, può sembrare banale, ma pensateci bene, la fantasia, le storie sono uno strumento potentissimo. Nessuno, neanche chi non vuole, ne è immune. Facciamo un esempio, prendiamo un cliché, l'uomo d'affari concreto, dritto al punto che non ha tempo per le fantasticherie. Magari questa stessa persona il martedì sera va a giocare a calcetto con i suoi amici e prima di uscire rivolta la casa da capo a fondo perché ha bisogno di trovare la maglietta di Ronaldo. Quest'uomo così serio, così concreto, una volta a settimana per un'ora ha bisogno disperatamente, umanamente, di sentirsi un grande bomber brasiliano, proprio come fa un bambino che tutti i pomeriggi scende in cortile. Ecco un esempio semplice del potere delle storie. Noi stessi prima di esistere eravamo storie, nella mente dei nostri genitori, nei loro piani per il futuro.
Grazie alle storie esistevamo prima ancora di esistere, perché già si parlava di noi. Allora, venendo alla nostra domanda, possono le storie renderci immortali? Secondo me sì, però non nel modo in cui si crede. Perché vedete, si pensa che saranno le nostre opere a renderci immortali. La Divina Commedia ha reso eterno Dante Alighieri. Un politico potrebbe fare una riforma molto buona e il suo cognome potrebbe essere ricordato per generazioni. Ma questa immortalità è fragile, si proietta nel futuro e in mano alle generazioni che verranno, che potranno farne ciò che vogliono. Noi forse non ne godremo, perché la nostra fama un giorno c'è e il giorno dopo no. Un bellissimo palazzo costruito da un famoso architetto potrebbe crollare e allora ci dimenticheremo tanto del palazzo quanto di chi l'ha costruito. Pensate a quante divine commedie abbiamo dimenticato e quante ancora ne dimenticheremo. Allora però di che immortalità parliamo? Di quella che va in orizzontale, lungo la linea del tempo? Cioè vivere più anni che si può, vivere in eterno? Sappiamo che non è possibile e forse neanche auspicabile. Allora vi propongo un altro tipo di immortalità, che non va in orizzontale, che non si misura con gli anni, con i secoli, ma che va in verticale, in profondità, come un carotaggio. Essere immortali è aver vissuto tante storie, averle giocate, averle nella propria memoria corporea, aver visitato tanti mondi, reali e immaginari. E soprattutto nel farlo essere usciti da quella che si chiama la comfort zone, che poi spesso è anche solo il nostro conformismo, quei punti che ci ancorano alla realtà e che vanno bene, ma che non devono impedirci di esplorare. Ecco, nel suo piccolo questo cambio di prospettiva è rivoluzionario e si basa sulla partecipazione. Vedete, queste narrative partecipate sono asce di guerra da disseppellire insieme al momento giusto, sono nuove epiche che rifondano noi stessi, il mondo intorno a noi, sono le nostre fondamenta, che parlano di noi attraverso di noi. E la cosa rivoluzionaria è che nell'ARP, nelle esperienze condivise, questa cosa si può fare solo collaborando, solo tutti insieme. L'avreste mai detto che per essere dei buoni narratori non serve una fantasia fervida o una voce suadente, ma magari potrebbe bastare solo la fiducia e la collaborazione. Pensateci bene, ascoltereste un narratore, per quanto bravo, del quale non vi fidate? E come narratori affidereste le vostre storie a un pubblico che vi guarda con sospetto, che non si fida di voi e che fondo magari non vuole neanche ascoltarvi? Questa cultura della partecipazione si basa sulla creazione condivisa e sulla fiducia. È facile? No. È necessario? Secondo me oggi più che mai. Certo, è complicato, è un mare che abbiamo scoperto da poco, navighiamo a vista, tracciamo la rotta seguendo l'istinto, però la destinazione ci è chiara. Vogliamo creare un ambiente più aperto, nel quale tutti e tutte possano partecipare, inventare le loro storie, esserne i protagonisti. Quindi, quando si diventa immortali in questa vita? Come si diventa immortali? Prendendo l'iniziativa, facendolo con gli altri, immaginando insieme, andando nella profondità del nostro quotidiano. E soprattutto resistendo all'omologazione, perché questo è il potere più forte delle storie. Pensate alle dittature, a quanta paura hanno delle storie condivise, delle narrative che non possono controllare dall'alto. Noi non vogliamo più ascoltare le storie e basta. E quando la storia, a un certo punto, a metà della pagina, si interrompe, vogliamo dire adesso tocca a noi. In questa storia i protagonisti siamo noi. Grazie.